Ci troviamo nel cuore di via Santa Teresa a Chiaia, una delle strade più suggestive e animate di Napoli, dove ogni angolo è permeato da un'atmosfera vivace e ricca di storia. Spicca l'antica osteria da Tonino. Questo luogo incarna non solo il gusto inconfondibile della tradizione culinaria napoletana, ma anche l'anima stessa della città. Ci potrebbe fornire una panoramica storica dell'antica osteria da Tonino, illustrando la sua evoluzione dalla fondazione avvenuta nel 1880 fino ai nostri giorni. Certo, l'antica osteria da Tonino viene fondata nel 1880 da Antonio Canfora e per quasi un secolo e mezzo ha cercato di raccontare al meglio la storia della ristorazione partenopea a carattere familiare. Divenuta vineria durante Prima e Seconda Guerra Mondiale a causa della scarsa reperibilità di materie prime, ritorna ad essere osteria attorno agli anni 50 e ancora oggi continua a mantenere, dopo ben 6 generazioni, la stessa identità. Ancora oggi continuiamo, io e mio fratello Simone, accompagnati da mio padre Paolo, a raccontare questa bella storia, portando in tavola ragù genovese, pasta e patate, prova alla pizzaiola e tanti altri. Come è stata mantenuta e trasmessa la tradizione familiare nella gestione dell'osteria attraverso le diverse generazioni? Allora, praticamente sono passate in questa osteria ben 6 generazioni. Ovviamente ogni generazione ha sviluppato un particolare know-how che ha cercato di tramandare e trasmettere alla generazione successiva, anche se credo che fondamentalmente sia l'amore e la passione per sia il mestiere che facciamo che anche questa bella storia familiare ad essere stata la ricetta vincente che ci ha portato a portare avanti questa osteria fino ai tempi nostri. Abbiamo raccontato quindi come le diverse generazioni mettono il proprio tocco, ma quali sono state le principali sfide affrontate nel preservare l'autenticità e la qualità delle ricette nel corso degli anni e come vengono gestite queste sfide? Diciamo che la principale sfida è sicuramente quella di riuscire a trovare ancora oggi un'ottima materia prima ad un prezzo buono, ragion per cui in questi ultimi anni stiamo ponendo sempre più attenzione alla ricerca di fornitori che ci permettano di avere un prodotto di un'alta qualità ad un prezzo giusto e al food cost in modo da riuscire a portare in tavola un prodotto di un certo standard ad un buon prezzo. Riguardo il futuro, qual è la sua prospettiva dell'antica osteria da Torino e come preveda che possa evolversi mantenendo al contempo le sue radici e tradizioni? Diciamo che il percorso dell'osteria è un viaggio verso il passato, ragion per cui tutti gli interventi che andiamo a portare sono volti a dare un'esperienza quanto più autentica possibile. Quindi il nostro obiettivo è quello di utilizzare qualunque innovazione per poter dare ai nostri clienti e ospiti un'esperienza sempre più immersiva e far vivere un'esperienza più autentica al passato. Viene fondato nel lontano 1880 da Antonio Canfona, l'osteria è stato per oltre un secolo un punto di grande riferimento nella scena gastronomica di Napoli. Riguardo all'infanzia, quali sono i suoi ricordi più significativi legati all'osteria da Tonino? In che modo hanno influenzato la sua passione per la cucina e la tradizione familiare? Allora, i miei ricordi più significativi sono per lo più legati ai miei nonni, principalmente a mia nonna Nina, che è stata la nostra cuoca per oltre 40 anni. Da lei ho imparato tutto e ricordo che quando andavo a scuola, alla scuola elementare più accanto, potendo fare entrare un solo piatto al giorno, lei mi inviava un barattolo e lo farciva a strati con più pietanze. Questa cosa creava un mescolarsi di più sapori. Ad oggi abbiamo riportato questa mia esperienza in tavola con un piatto che è chiamato boccaccello ed è un piatto che è farcito a strati con diversi elementi e viene cotto poi al forno in modo da andare a creare un sapore nuovo ed è questo il modo in cui ecco, le mie esperienze personali hanno fatto in modo, anche i miei ricordi, che si creasse un nuovo piatto e una nuova esperienza culinaria. Durante le due grandi guerre ha affrontato sfide trasformandosi in vineria, ma ha sempre mantenuto saldo il suo impegno per la qualità e la freschezza degli ingredienti. Lei ci ha parlato del boccaccello, ma quali sono i piatti tradizionali più amati serviti all'antica osteria da Tonino e quali sono le loro caratteristiche distintive? Sicuramente la braciola al ragù, che è un involtino di carne farcito con parmigiano, pepe, aglio e prezzemolo che viene cotto al pomodoro per almeno 7-8 ore. Poi abbiamo la genovese, che
praticamente un ragù di cipolle e carne. Noi facciamo una preparazione assai particolare che dura 72 ore in modo da scaricare l'intera acidità all'interno e renderla quanto più digeribile possibile. E poi abbiamo la provola alla pizzaiola, che è un piatto semplice, povero, però saporito ed è una delle ricette più antiche che abbiamo, che è una provola affumicata che viene cotta in padella con aglio, olio, origano, pomodorini e basilico fresco. Noteremo come l'osteria è un crocevia di culture e storie, dove avvocati ed operai si riuniscono per gustare le prelibatezze della cucina partenopea. Qual è il ruolo della comunità locale nelle osterie e come si è evoluto nel corso degli anni il rapporto tra l'osteria e la sua clientela? Allora, si può dire che l'osteria sia un punto di ritrovo per la zona Chiaia, un punto in cui si incontrano persone di qualunque ceto e qualunque professione. In passato ricordo che si accomodavano persone allo stesso tavolo, pre-Covid, e in questo modo creavano relazioni professionali ma anche personali. Inoltre il susseguirsi delle generazioni è un qualcosa che si può andare a constatare anche per quanto riguarda la clientela. Abbiamo clienti che ritornano con i figli che in passato venivano con i padri e così i nonni con i loro nipoti. L'osteria continua a offrire un'esperienza culinaria autentica, dove ogni piatto racconta la storia e la tradizione di questa affascinante città. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la gestione responsabile delle risorse, qual è l'approccio che usa l'antica osteria da Tonino? Allora, stiamo cercando di essere quanto più possibile plastic free. Infatti abbiamo cambiato i nostri packaging e siamo anche da pochissimo passati all'acqua purificata che riduce l'impatto ambientale che produce la richiesta di acqua in tavola. Inoltre, per quanto riguarda gli sprechi alimentari, siamo sempre stati assai attenti. Infatti ogni giorno noi andiamo a cambiare il menù e si acquista stagionalmente ogni giorno il prodotto, cercando di andare a ridurre la spesa per finire il menù giorno per giorno e andare a depennare i piatti ogni volta che finiscono per ridurre quanto più possibile gli sprechi. Quali sono le strategie adottate per promuovere e preservare la cultura e le tradizioni culinarie napoletane presso l'osteria? Siamo da parecchi anni presenti su guide sia internazionali che nazionali ed inoltre collaboriamo con parecchi hotel per sponsorizzare anche la nostra storia. Inoltre sono pochi anni che ci siamo affacciati anche al mondo social. Purtroppo siamo giunti al termine della nostra intervista. C'è qualcosa che desidera aggiungere o condividere riguardo all'antico osteria da Tonino e alla tua esperienza personale con l'attività? Per me è un grande onore ed anche onere portare avanti questa storia, il trasmettere questo amore e questa passione per la mia storia familiare è sia una missione personale, ma credo che sia anche un'importante missione sociale, perché credo che trasmettere questa nostra cultura, questa nostra storia, il nostro passato sia la base su cui andare a fondare il futuro di questa città meravigliosa.